Oh, guarda che c'è Nicola Giang. Benvenuti in questa nuovissima puntata. Dato che siamo in Giappone, non possiamo non fare un contenuto che riguardi ai konbini giapponesi. Perciò oggi per 24 ore faremo colazione, pranzo e cena nelle catene più famose dei konbini in Giappone e oltre a mangiare andremo anche alla ricerca di bellissimi gadget nei vari gachapon che ci sono in giro per la città. Perciò raga, tenetevi forte che sarà una gustosissima e divertentissima puntata. Allora, i convenience store o konbini, come lo chiamano in giapponese, ce ne stanno tantissimi, sono sparsi ovunque e ora vi dico 3 nomi di quelli più frequentati, di quelli più famosi, più forniti nel Giappone. C'è il 7-Eleven, il Lawson e il Family Mart. Per incominciare entriamo in un Family Mart perché l'abbiamo trovato qui. Da fuori sembra bello grande e c'hanno pure i posti fuori. Speriamo di trovare un posto libero perché, come ben sapete, qui in Giappone non si può mangiare per strada, non si può mangiare mentre si cammina, perciò se c'hanno i posti, poi fuori ancora meglio perché se si sta all'interno è un po' imbarazzante perché i posti all'interno ci stanno tante persone che stanno lì, riposano un attimo prima di andare a lavoro e lì c'è un silenzio totale che è impossibile parlare davanti alla telecamera così, come sto facendo io ora. Affrettiamoci che stanno occupando tutti i posti fuori. Prima cosa prendiamo il cestino, adesso è mattina ed è la colazione perché ancora non l'abbiamo fatta. Facciamo una colazione leggera, prendiamo un bel matcha green tea latte, dai, che siamo in Giappone. No, c'hanno pure le orecchie di maiale. Poi prendiamo questa omelette in stile giapponese, una tipica colazione giapponese è il natto. Eccolo qui, l'ho trovato. Ma qui ne devo comprare per forza 3. C'è un'altra alternativa. Ah giusto, c'hanno queste qui, guarda. In pratica c'hanno pure i maki con il natto all'interno, perciò c'è sia il riso che il natto. Invece se volevo mangiare il natto dovevo abbinarlo al riso, che qui danno anche del riso in bianco sotto forma di onigiri. Vedete? Questo qui è un onigiri vuoto, cioè è solamente riso in bianco. Questo maki è compreso di tutto, è una combinazione perfetta. Ne prendiamo uno. Qui c'è un panino al melone. Qui c'è tipo un maritozzo con all'interno degli yakisoba, che sono degli spaghetti saltati giapponesi. Proviamolo, dai. Troppo figo. Ah, qui c'hanno pure la macchinetta del caffè. Come funziona qui? Ah, guardate, qui c'è pure del cibo. Wow, sono gli yakitori. Coffee? This Ok, allora, per fare il caffè qui bisogna comprare direttamente alla cassa. Se lo volete freddo ti danno un bicchiere di ghiaccio. Dopo aver fatto il conto potete usare queste macchinette. Un bel iced caffè latte. È pronto il nostro caffè latte, bello freddo. Coperchio. Andiamo a trovare il posto fuori. Sono tutti occupati. Ce n'è uno, raga. L'ultimo posto rimasto. Allora, qui sui tavoli ho notato che è appiccicato questo foglio, no? E qui c'è scritto sopra che non si può bere alcol né fumare, non si può mangiare il cibo di altri posti, non si può parlare ad alta voce e non puoi restare qui, cioè non potete restare qui a lungo. Ma dato che sono uno straniero, non capisco e restiamo quanto ci pare. Ecco tutto quello che abbiamo preso. E per tutta sta roba in totale abbiamo speso 1216 yen, che sono circa 7,20 €. Prima ci beviamo un bel sorso di tè latte al matcha perché siamo in Giappone e il matcha è giapponese. Qui fanno tantissime bevande, cibi al gusto matcha ed è tutto buonissimo. Un bel po' di matcha. Alla fine abbiamo preso anche un bel pouch bello giallo, c'erano bianchi e gialli, non ho guardato neanche il nome, l'ho preso così a caso. Vediamo cosa c'è all'interno. Ma che è? No, vabbè! Mi sa che è il pouch di... Aspettate, c'è un pelo. No, vabbè, è una pouch pizza. È buonissimo. Pensavo ci fosse la verdura o la carne all'interno, ma è una pizza, cioè è pomodoro e mozzarella. È stupendo. Poi si sente un bel po' il profumo del basilico. Ricordatevi del pouch giallo al Family Mart se venite in Giappone perché è sublime. È pizzoso un bel po'. Ecco l'omelette in stile giapponese, che in giapponese si chiamano tamagoyaki. A vista sembra tutto unito, invece qui c'è scritto in 4 pezzi, perciò dovete stare attenti quando aprite, potrebbero cadere. Vedete, sono già stati tagliati in 4 pezzi.
Morbidissimo, si scioglie in bocca. Più che uovo sa di crema pasticcera ma solida, veramente buonissimo. A volte le potete trovare più dolci, a volte meno dolci. E nei convenience store mi sono accorto che sono più sul dolce, perciò sa più di crema pasticcera. E proseguiamo col maki di natto. Allora, c'è le istruzioni di come aprirlo. Oh, primo step, apriamo da qui, strappiamo. Secondo step, aspettate, riguardo un attimo. È molto interessante questa cosa perché l'alga nori è divisa dal riso, perché se l'alga nori sta a contatto a lungo con il riso diventa subito morbido, perciò non c'ha tutta quella croccantezza. E invece facendo così è nuovo, cioè raga, sono dei geni, vivono veramente nel futuro, hanno pensato a tutto. Natto come il po'. Non era la mia bava, non era la mia bava. È proprio il natto. Il natto sarebbe fagioli di soia fermentato ed è una tipica colazione del tutto giapponese che lo abbinano al riso. Ma come avete visto prima, per poter mangiare il natto dovevo comprare 3 confezioni. Come li mangio 3 confezioni tutto in una volta? Perciò c'è questa opzione che trovate il natto direttamente all'interno di un maki. Il natto è una cosa che a chi piace un casino. A chi non piace fa schifo per tutta la vita. A me diciamo che non dispiace. All'inizio, la prima volta che l'ho mangiato è stato in Cina e non mi è piaciuto affatto perché, a parte tutta sta bava, tutti sti filamenti, no? E l'odore, cioè odora molto di calzino ammuffito. Passiamo all'hot dog di yakisoba. Ma come se lo sono inventati sto hot dog con gli spaghetti saltati all'interno? Che poi non erano neanche nel frigorifero, erano nello scaffale del pane. Fa molto strano. Il pane è morbido, il pane dell'hot dog, poi c'è il yakisoba che è dolce e c'è il contrasto anche della maionese. Qui mettono la maionese dappertutto. Sono tutti pesaresi qui. Poi all'interno c'è lo zenzero, cioè c'è lo zenzero tritato. A chi non piace lo sconsiglio perché si sente tantissimo lo zenzero. Vi dico la verità, fa schifo, cioè. Evitatelo, ve ne pentirete se lo comprate. No, proprio è il panino stesso che non c'entra niente, fa cagare. Beviamo un sorso di caffè latte per toglierci quel gusto schifoso in bocca. E per concludere mangiamo questo pane al melone, crema di melone. Vediamo com'è. Sembra un melone. L'odore è già approvato perché è identico. È la prima volta che mangio la crema al melone, è strabuono. A chi piace il melone, questo qui straconsigliato perché sa un bel po' di melone. Lo strato del pane è sottilissimo e all'interno è pieno di crema di melone, buonissimo. E come potete notare l'hanno fatto benissimo, anche i colori. Lo strato fuori è verde e l'interno è giallo, come il melone, uguale. Finita la colazione, non andiamo a pranzo subito perché adesso ci andiamo a divertire. Ah beh, c'hanno i bidoni qui, pensavo di no, perché in giro per il Giappone trovate pochissimi bidoni e se avete una spazzatura in mano la dovete tenere fino all'hotel tipo. È molto molto difficile trovare i bidoni. Niente, adesso incomincia il vero divertimento. Venite con me! Vedete cosa succede se non trovate un bidone per strada? Guarda l'incrocio più affollato, più attraversato del mondo. Ma che figata! Quando è verde è sempre pieno di gente che attraversa. Ma dove va tutta sta gente? Ed è qui che inizia il nostro divertimento. Intanto la prima cosa da fare è cambiare le banconote in monete. 1000. Wow. Innanzitutto vi voglio presentare queste macchinette che si trovano dappertutto qui in Giappone e si chiamano Gachapon. E all'interno di queste macchinette si trovano queste palline dove all'interno potete trovare delle sorprese. Ed è tutto alla random. Cioè ogni macchinetta dà un regalo diverso, tipo questa macchinetta qui che abbiamo scelto noi adesso è sto maialino, questo costa 300 yen, perciò sono 100. Che colore è uscito? Che carino! Non sono maialini, sono dei cagnolini. Questo qui è un po' diverso da quegli altri tipi perché non dobbiamo aprire la palla di plastica, ma questo qui è già lui, perciò sappiamo già chi è. No vabbè, guarda. Questo lo voglio. Quanto costa? 400, va bene. Guardatelo. Poi dopo a pranzo, quando andremo a mangiare in un altro combini, li apriamo insieme. Intanto ne prendiamo un paio così, tanto per divertimento perché creano dipendenza. E questo è carino. Oh.
Qual è? Mi sa che lui. Sì, dai, va bene. Guarda che carino. Crayon Shin-chan. Questi qui mi piacciono tutti tranne questo qui. Speriamo che non scendi questo qui. Costa 300. Mi sa che lui. Hanno pure gli orologi di Shin-chan. Oh. Oh. Mi ha mangiato i soldi. Questa è una sorpresa vera e propria, non si vede. Metto tutto in borsa che non mi ci stanno più sulle mani. È il giorno più felice della mia vita. Guardate cosa abbiamo addocchiato, perché erano tutti qui a fare la fila per questo qui. Perciò costa 400. Voglio quello giallo, voglio quello giallo. Giallo. Ci sta, ci sta. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. Voglio far vedere la mia t-shirt, che non è solamente davanti che carino, anche dietro è carinissimo, guardate. È arrivato l'orario di pranzo, ora andiamo al 7-Eleven. E guardate qui quanti tipi di sandwich, tramezzini, piatti precotti. E per incominciare prendiamo un onigiri. Non possiamo uscire senza onigiri nei konbini in Giappone. Poi prendiamo, wow, guardate quanto è bello sto panino. Sto bello hot dog, chicken egg, vegetables e chili sauce. Ci sta un botto questo. E qui abbiamo una vasta scelta di dolci, dal dango ai mochi, al Baumkuchen, che è un dolce tipico tedesco, no? Che va di moda un po' qui in Giappone. Peschiamo questo, che mi ispira un casino. Guardate la foto qui, cioè... A voi non vi ispira? A me sì un botto, perciò... Guardate cosa abbiamo trovato! L'ho cercato per tutto il Giappone, non l'ho mai trovato. Poi vedrete il perché l'ho cercato dappertutto. Allora, qui cosa c'è? Vediamo questi qui. Questo qui, K21, sembra tipo un tongo. Questi dovete prenderli assolutamente. Io mi sa che scelgo un cheese flavor, tipo delle patatine fritte. Guardate questo, gummy chocolate, uva cioccolato. Ma ora vi faccio vedere una bevanda che si trova solamente al 7-Eleven Giappone. Allora prendiamo un bicchierino dal freezer, abbiamo scelto uno al mango. E sono dei pezzetti di frutta ghiacciata. Adesso vi faccio vedere come funziona. Abbiamo appena fatto il conto, perché bisogna fare prima il conto. Una cosa, apriamo, vedete i pezzetti di frutta? Tutti ghiacciati. Scansionare il codice a barre qui, vedete? Poi si apre, lo mettiamo all'interno, push, pronto, ecco il nostro smoothie al mango pronto. Alla salute. Stupendo raga, è stra rinfrescante, bello fresco, freddo ed è mangosissimo. Ci sta un botto, visto che figata? È da mezz'ora che sto camminando alla ricerca di un parchetto, delle panchine dove stabilirmi e mangiare il pranzo. Perché in Giappone non potete mangiare per strada così a caso. Bene ragazzi, passeggiando, finalmente abbiamo trovato un posticino qui, c'è una panchina. Ecco, è andato via il ragazzo. Ho iniziato a parlare piano perché c'era il ragazzo qui, perciò non volevo recare disturbo. Ora che è appena andato via, sfoghiamoci! Ecco quello che abbiamo preso per pranzo. Abbiamo speso in totale 3.535 yen, che sono circa 20 euro. Cioè fate conto anche che ho comprato tipo due di questi, se togliete quelli saranno circa sui 15 euro. E come potete notare non abbiamo nessun piatto caldo come riso col curry, spaghetti o i ramen istantanei, perché nei combini di prima non c'erano i posti all'interno. E per questo mi era impossibile mangiarli, perciò non li abbiamo presi, abbiamo preso dei sandwich, delle cosine da mangiare al volo. Però se c'erano i posti sicuramente avrei mangiato spaghetti o riso. Cominciamo da questo paninozzo che mi ha ispirato tantissimo. E il packaging raga, il packaging dei giapponesi non lo supera nessuno. Aspettate. Cioè, raga, è già pronto per mangiare. Che posto abbiamo trovato, cioè c'ho i crampi alla schiena stando così. Ah, aspettate un attimo. Oh, buon appetito.
Sa un botto di curry, c'è l'uovo che si abbina perfettamente e c'è sta carne che è bella morbida, è tipo il pollo del kebab. Cioè qui c'è scritto che è chili sauce, ma io sento un bel po' il curry, non so perché, forse sto chili è fatto col curry. È arrivato il momento di questa bevanda qui che ho cercato per tutto il Giappone, non l'ho mai trovato. Ho girato anche ai supermercati ma nessuno ce l'aveva e stavolta con voi è la prima volta che lo trovo. Sono stato fortunatissimo, siete stati fortunatissimi perché così potete vedere anche questa figata di bevanda, perché guardate la lattina sopra, non si apre come una lattina normale. Vado, Oh. Per fortuna questa bevanda non è così, non è appiccicatoso, perciò è tipo aver versato l'acqua. Ok, continuiamo dove eravamo rimasti. Guardate, ormai è finito, non c'è più niente. Guardate, ecco perché l'ho cercato dappertutto, perché è l'unica bevanda che ha una vera fetta di limone all'interno. Proviamolo, alla salute! È un sour al limone, è tipo un lemon soda alcolico, 5% di gradazione alcolica. Mi aspettavo di meglio, dai. Continuiamo con l'onigiri col salmone e anche qui ci sono le istruzioni per aprirlo. Gli onigiri dei combini sono uguali dappertutto, tipo anche in Cina e in Thailandia. Sono fatti così e si aprono sempre nello stesso modo. Vediamo qui in Giappone dove hanno inventato questo metodo di aprire l'onigiri, come sono. Ok, 2 e 3. Wow, pulito, pulitissimo! E perché questo packaging? È per evitare che l'alga sia a contatto con il riso, perché se sta appiccicato al riso diventa subito morbido, cioè non c'ha più quella croccantezza dell'alga nori. E invece così come appena fatto. E stando qui che ho capito sta cosa, perché in Cina e in Thailandia non avevo capito. Qui il packaging è fatto meglio, riesci a capire il senso di quel packaging. Non ho ancora morso i condimenti, ho morso solo un gran pezzo di riso. Beh ragazzi, è stata una delusione totale. Si sente solamente il riso, poi c'è una piccola parte dove si sente il salmone e il sale. Devo dire che sono stati molto taccagni. Alla fine è come se avessi mangiato solamente il riso. È arrivato il momento di queste patatine fritte della Calbee. Guardate come sono dei cilindri. Sono croccantissimi e sono un bel po' di patatine fritte. Sono gustose, hanno un gusto molto leggero, c'è un pizzico di salato, sanno un pochino di formaggio, profumano di patatina fritta. Nelle patatine fritte c'è il croccante fuori e all'interno è molto morbido, si sente la patata. Qui invece è come se fosse tutta la parte fritta e tutto croccante. Quindi è ASMR. Continuiamo con il nostro bignè che ormai è diventato tipo un mochi, perché c'è il commesso del 7-Eleven prima che me l'ha messo sotto, proprio sotto, e dopo l'hanno schiacciato tutti gli altri prodotti. L'importante è che è ancora intatto. Beh, la consistenza sembra veramente un mochi perché è leggerissimo ed è morbidissimo. Raga, è stupendo. Fuori è veramente sottile e all'interno c'è questa crema di latte che è tipo panna sciolta ma più liquida, un pochino dolce. Wow, è arrivato il momento di questi stick di cioccolato. Ah, sono delle mini porzioni separate, sono leggerissimi, all'interno è tutto aria, sono tipo quegli snack di mais e fuori ricoperto di questo strato di cioccolato. Ci sta, ma niente di che, cioè niente di speciale. Ah, questo qui dicono che è buonissimo, vediamo quanto è buono. Ah, per queste sono delle monoporzioni separate, all'interno sono solamente 3, sembra molto buono. Questi stra buonissimi, sono super crunchy fuori e all'interno c'è questa crema di latte misto burro tipo, stra buonissimo. Poi c'è quel pizzico di salato che si sente a malapena, straconsigliatissimo. Ecco l'ultimo, anche questo straconsigliato, vediamo com'è. Sempre monoporzioni separate. Monoporzioni separate è meglio, così se apri il pacchetto non è che vanno a male tutti, cioè non è che devi avere quella pressione di mangiarli subito dopo averli aperti. Eccolo come si presenta.
Questo è più dolce di quell'altro. Senti l'odore di alcol, non so perché. E poi c'ha il contrasto dell'uvetta, che a me non piace l'uvetta. Perché la mettono dappertutto sta uvetta? Rovina il tutto. Non mi piace, è troppo dolce per i miei gusti. E poi è alcolico, veramente. Appena lo ingogli senti il calore. Cioè nemmeno questo mi fa sto effetto che c'ha 5 gradi. È arrivato il momento di aprire quelle sorprese. Mi ero quasi scordato. Allora, il primo che abbiamo preso è questo qui. È un mini salvadanaio di plastica, sentite? È a forma di cagnolino, maialino, non so. E comunque sì, si vede già da fuori, perciò non c'è bisogno di scartarlo. È così. Ecco il secondo che abbiamo preso. Guardatelo! Che figo! E sono disponibili in 5 colori. A noi è capitato questo qui con le mutande rosse. Ti fa pure l'occhiolino, il petto tutto peloso, anche la schiena è pelosa. Si può tirare. Che roba inutile, io non so. Passiamo all'altra sorpresa. Wow! Questo è carinissimo. È un portamonete. Guardate che faccia, è triste. Mi ci vedete ogni volta che vado a comprare qualcosa? Tipo di mattina vado a fare la colazione in un bar. Brioche cappuccino, 3,60 €. Tiro fuori questo. 3,60 €, ok. Questo si sta un botto, sono felicissimo. Più che altro per la sua faccia triste. Passiamo alla terza sorpresina. Cos'è sto robo? No, non volevo questo coniglietto. È l'unico che non mi piaceva, infatti avevo detto spero di no, e tot. Apriamo l'altra sorpresa. Orologino del cagnolino di Shin-chan. Non è proprio quello che desideravo perché io voglio qualcosa con la faccia di Shin-chan. È un orologino per bambini, credo, perché sul mio polso non ci sta. Qui c'è pure una linguetta, togliamo la linguetta e vediamo cosa fa. C'è la lucina! Che cambia poi! Che cambia e cambia. Eccomi entrato, guardate. Il mio bellissimo, nuovissimo orologio. Però non mi sta più passando il sangue, perciò lo togliamo perché è troppo stretto. Scartiamo l'ultima sorpresa, guardate. Si toglie la testa e all'interno c'è il suo corpicino. È tipo così. L'orecchio che mi sa che è qui. Lo incastriamo. Ecco il nostro coniglietto, c'è la codina, le orecchiette, i piedini, ma che carino! Questo è bellissimo. Continuiamo a giocare perché veramente ci ho preso gusto. Ci sono tutti questi gadget inutili, anzi a volte anche utili perché il salvadanaio utilissimo, anche il portamonete utilissimo, carinissimo, perciò sono felicissimo per tuo. Andiamo! Che figata! Sono stato sullo schermo di Harajuku Station. Abbiamo trovato un posto bello gigante dove è pieno di queste macchinette. Come si entra? Wow, qui ci sono più cose nuove. Non era solo sopra, c'è pure sotto. È immenso. Prendiamo uno di questo perché a me piacciono le cose tonde. Vai. Ah, sono le pupazzine di Shin-chan. Eccolo qua. Chi ci sarà qui all'interno? Mi piacerebbe avere o questo o questo. Dai, prendiamo qualcosa di utile. Tipo questo qui. Guardate, così posso dormire meglio la notte. Che carino! Dicono che è brutto. Adesso glielo faccio vedere io cos'è brutto. Questo costa 500 yen. Mi sa che ho preso questo qui, ma che brutto. Poi raga, prendiamo questo qui, costa 400. Eccolo qui. Quanto ne stiamo prendendo? Quanto stiamo spendendo più che altro? Guardate, abbiamo trovato Ampaman. M di Nicola. No, guardate qui che abbiamo trovato. Io voglio lui. Tranne questo, va bene tutto. Sì! E vai! Sono felice adesso. Guarda questo mega donkey che sta a Shibuya. E ho sentito dire che questo qui è il più grande donkey di tutto il Giappone.
Di mattina abbiamo fatto la colazione al Family Mart, poi a pranzo al 7-Eleven e per finire a cena andiamo al Lawson. Ho trovato un Lawson con i posti all'interno, perciò stiamo tranquilli. No, cacchio! L'hanno chiuso! C'è il posto qui, però è aperto solamente dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Ormai è tardi, cioè, boh, vabbè. Perché c'hanno tutti sti tempi prestabiliti qui in Giappone? Che palle! Vabbè, intanto facciamo un po' di spese e cerchiamo un posto. Se avete notato, in tutta questa giornata non abbiamo mangiato nessuna verdura, perciò ci sono questi succhi di verdura misto frutta per restare in salute. Prendiamo questo qui che fa bene alla circolazione del sangue, alla pressione, al diabete, eccetera eccetera. E come dolce prendiamo questa torta al matcha. Poi prendiamo un bel soba, però c'è poca soba, perciò prendiamo un altro primo che potrebbe essere un bel riso con il manzo. E per abbinare questo dobbiamo prendere un bel uovo. Dove stanno gli uovi? Ecco gli uovi! Poi guardate qui, questo qui, dai, prendiamo questo qui che è hot. Dato che non c'hanno i posti, dopo le 7 non fanno più sedere nessuno, andiamo a cercare un posto fuori. Ma con sto buio speriamo di trovare qualche posto con la luce, perché non si vede niente. Abbiamo fatto una mezz'oretta di camminata, finalmente abbiamo trovato dei posti, abbiamo trovato una bella panchina, abbiamo la luce che mi riflette. C'è sta panchina che è un po' strana. Ci sono tutti i buchi, speriamo di non far cadere niente. In totale abbiamo speso 1917 yen, che sono circa 11,20 €. Iniziamo dal pollo fritto piccante. Buon appetito! È buonissimo, bello croccante, la carne è tenerissima ed è succulento, bello unto, speziato bene ed è un po' piccantino. Ora abbiamo questo succo salutare alle verdure. Guarda sta cannuccia, sono un samurai, il bastone di Goku. Questo è buono, bello dissettante perché è freddo, carotoso, pomodoroso, cioè è un succo alle carote e pomodoro. È dolce perché la carota è dolce e c'è il contrasto del pomodoro che è un pochino acido. Sembra una zuppa sotto forma di succo. Qui se vai da fruttivendolo al supermercato la frutta, la verdura costa un botto, perciò vi consiglio di tenervi in forma con questi succhi qui che costano pochissimo. Ora mangiamo questo riso con il manzo. Come è messo questo? Ah, ok, sopra c'è un contenitore di plastica dove contiene la carne e questo brodo e sotto c'è il riso in bianco. Dobbiamo fare così, guardate. Poi abbiamo anche l'uovo da abbinare a sto riso, perché in Giappone mettono l'uovo dappertutto e lo mettiamo anche noi perché siamo in Giappone. Eccolo qua con l'uovo sopra. Ora spacchiamo l'uovo. Wow! Guarda che giapponesità. Guarda la carne quanto è morbida, cremosa. Buonissimo. C'è il brodino che è un pochino dolce. Poi c'è anche la cipolla, che anche lei è dolce. Wow, raga, è buonissimo. È uguale, identico a quello che abbiamo mangiato l'altra volta al Yoshinoya. Il gusto è uguale, però qui non c'è così tanta carne. C'è sto riso che è diventato un risotto e ha assorbito tutto il brodo del manzo e l'uovo. Ora mangiamo il soba, secondo primo. C'è un botto di roba, c'è il cipollotto, c'è l'uovo pure qui compreso. Questo cos'è? Una salsina di non so cosa. Ah, una salsina di taro. Questi sono dei pezzettini di alghe nori. E c'è il brodino del soba. Ah, giusto, il wasabi. Bene, ora prepariamo questo soba. Mettiamo la zuppetta. Mettiamo questa salsina di taro. Mettiamo l'uovo. È uguale a quello di prima. Mezzo crudo. Un po' di cipollotto. Un po' di alga nori. Guardate che bellezza. Cioè, è stupendo. E il wasabi. Ed ecco il nostro soba, ritoccato però, perché il soba, quello normale, classico, è solamente il brodino del soba, il wasabi e il cipollotto. Mischiamo il tutto, guardate qui. Wow! Sempre il solito uovo crudo cotto. È più crudo che cotto sto uovo, E guardate la cremosità.
Lo spaghetto bello freddo, perfetto per l'estate, rinfrescante, cremosissimo. La consistenza è tipo il natto perché è molto molto appiccicoso. È un soba molto gustoso perché solitamente il soba sa solamente del brodino del soba che è fatto con la salsa di soia. E per finire questo dolcetto al matcha. Ma è tipo un Baumkuchen con la crema di matcha in mezzo. Wow, quanto è maccioso! C'è quell'amaro del tè matcha, poi è dolce, cremosissimo. Vedete questa tortina che è molto leggero e si scioglie in bocca. A chi piace il matcha, ma non quello strazuccherato, è perfetto. Ah già, mi sono scordato oggi a pranzo che avevo comprato pure questa uva cioccolato. Proviamolo adesso. L'ho trovato nello zaino, mi ero proprio scordato. Guardate, sono delle palline di cioccolato, molto lucide. Raga, buonissima! Lo strato fuori è cioccolato e all'interno c'è questa caramella gommosa al gusto uva. Contrasto spettacolare perché c'è il dolce del cioccolato che va in contrasto con questa caramellina gommosa che è un pochino aspra, no? Tipo gli orsacchiottini con lo strato fuori di cioccolato. È quello lì il gusto. Bene raga, è giunta al termine pure la... Ah no, giusto raga, la cosa più importante, le sorprese. Ancora non le abbiamo aperte, perciò troviamo un altro posto che qui fa un po' cagare come posto perché è pieno di buchi. Bene, siamo saliti su in hotel. Cominciamo da questo. Già mi fa ridere perché ho visto la faccia. Guardatelo quanto è brutto. Questo lo devo mettere per forza sul mio zaino. Apriamo il secondo. Ci sta questo, eh. Molto utile. Così posso dormire in pace. Apriamo il terzo. Questo è tipo souvenir. Pupazzino di Shin-chan. La sua compagna di gioco. Un altro. Che è sta pallina? Vediamo come funziona. Queste sono le mani. Guardate. No, vabbè! Guardate. Bellissimo. Solamente il colore che non mi piace così tanto. Dai, questo. Wow! Guardate all'interno di sta sfera cosa c'è. C'è un riccio! Che carino! Scartiamo lui, che è uno dei miei preferiti, eh. All'interno della testa c'è il resto del corpo. Guarda che carino! Sono felicissimo perché tra tutti quelli lì mi è capitato lui. Poi scartiamo l'ultimo. Guardate, all'interno c'è il corpicino e fate ehi. E poi lo chiudete. Sì, ma non sta in piedi. Che roba inutile. Ah, ok. Qui c'è andato pure una catenella. Ecco qua. È tipo un portachiavi o un oggetto da appendere sul mio zaino. C'ho questi tre che posso metterli sullo zaino. Qual è il vostro preferito? Il mio è questo perché è brutto. Cioè è bruttissimo. Ma cos'è sta roba? C'ha pure il puntino sulla fronte. Ecco, questo è tutto quello che abbiamo preso sto pomeriggio. C'è un'altra cosa che vi volevo dire, che è un servizio che fa parte nei combini in Giappone e che potete fare la spedizione direttamente dal combini. C'è la stampante, la fotocopiatrice, potete fare tutte le cose da qui. C'è pure l'ATM. Qui ci sono le riviste, i manga. E come spuntino di mezzanotte non mangiamo alcuno snack perché ho visto tantissima gente locale, la gente che ha appena finito di lavorare, tipo con giacca e cravatta. Bevono qualcosa da qui, tipo lo stronghino che parte dai 6 gradi ai 9 gradi, ma sembra una bella birretta. E dato che nei combini non ci sono i posti dove sedersi, poi faccio vedere dove si siedono. Perciò anche noi facciamo come loro. Prendiamo un bel highball, che è una tipica bevanda che bevono spesso qui in Giappone. Eccoci qua, guardate tutta la gente che c'è seduta qui, fuori da questo 7-Eleven. Questo è lo spuntino di mezzanotte mio e penso anche di tutti, perché sono le 11:36. Qui c'è la gente tutta raggruppata che sta seduta sui marciapiedi e niente, sono tutti con una lattina di birretta o una lattina di un qualche drink alcolico in mano. Noi abbiamo preso un highball che è una bevanda alcolica di 7 gradi. Proviamola. Alla salute! Wow! Che casino! Oh, da una botta questa!
Sembra di bere l'acqua frizzante, però in quest'acqua frizzante ci hanno messo del whisky. E mi è nuova sta cosa. E nulla, siamo giunti al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! C'è proprio di whisky questo. Bella botta che dà.